Buongiorno. Una domanda per il regista e una per Hugh Jackman. Al regista volevo chiedere, questo è un film che ha moltissimi effetti speciali. Qual è stato l'effetto speciale, cioè l'effetto più difficile, speciale o meno, da ottenere? E poi è un film che parla del dark side dell'eroe e l'ho trovato molto dark. Questo, diciamo, è una cosa, tra virgolette, una moda che si vede molto in questo periodo nei film che parlano di personaggi tratti dai fumetti. Le volevo chiedere se ha un'idea del perché, come mai. E invece Hugh Jackman, qual è stata la scena più difficile da girare per lui, malgrado i muscoli, malgrado gli effetti speciali? Grazie. The dark side, why do you think it's been so popular, especially the characters taken from comics? Well, the most difficult special effect was, you know, throwing Hugh Jackman off the waterfall naked. What? You didn't use a shot of me jumping off that waterfall? Only because we had to make sure he was, you know, not full frontal. Not that he's not handsome full frontal. You know, but no. That particular effect, I talked about it with some folks earlier, but that particular effect was fascinating because I actually couldn't even find a stuntman to jump off the waterfall. You know, being a sort of 1,000-foot high waterfall. So in that case, that's a complicated effect in terms of we scan Hugh's body in a computer and we scan him, and then we have a computerized 3D version of Hugh. Because as one of the journalists earlier said, there is only one Hugh Jackman, and so we want to hang on to him, but also it has to be a real Hugh Jackman jumping off that waterfall. Hugh refused, and so that was a complicated effect to do because it had to look really like him, and I think the artists who composited that shot did an incredible job. As to the question on the dark, do you want to answer that one first? Yeah, good. Beh, forse l'effetto speciale più difficile da realizzare è stato sicuramente quello di la scena in cui Hugh Jackman salta nella cascata completamente nudo. Lui Hugh ha detto: ma non avete usato la scena che ho girato? Ha detto come battuta. Comunque no, è stato molto difficile perché ovviamente non lo potevamo inquadrare frontalmente, e capirete bene perché, e poi non perché non sia bello lui, ma comunque no, quello è stato sicuramente un effetto molto difficile perché non sono riuscito a trovare uno stuntman disposto a saltare da una cascata che era alta circa 30 metri o 300 metri, scusate, e quindi abbiamo dovuto effettuare una scannerizzazione del corpo di Hugh e poi ricrearne una versione computerizzata tridimensionale. E come giustamente è stato detto da uno degli giornalisti precedentemente, in fin dei conti di Hugh Jackman ce n'è uno solo, quindi però dovevamo cercare di realizzare una versione computerizzata che funzionasse, che fosse abbastanza realisticamente. D'altronde lui si è rifiutato di saltare da questa cascata, quindi sicuramente questo è stato, diciamo, uno degli effetti più difficili, ma devo dire che gli artisti, gli esperti degli effetti speciali sono stati veramente molto bravi. Adesso passiamo alla seconda risposta. As to the question of the dark side, you raise a very good question. For me, what I hope is in this film is not just darkness, but also a lot of warmth, a lot of humanity. And I think Hugh as a person, not just as an actor, but as a human being, is warm and generous of spirit. And I think that he brings that to the character of Wolverine. So you have this interesting balance, because one of the things that the fans love, and we as human beings love, is moments of just letting out our rage. It's as if we human beings have a need for a catharsis. And that is perhaps why these great arenas exist here in Rome, because the people have always needed to let out their emotions. I think it was Aristotle who said something, and I may be paraphrasing, but you can best control your emotions when you must, if you indulge them when you will. We do need an outlet for our emotions, and in some ways
this kind of movie provides that kind of outlet that the circus used to provide. But you also want to be cognizant of the danger of letting that emotion out in an uncontrolled way. And that again is what's so fascinating about the character of Wolverine. He indulges that berserker moment, but he's also acutely aware that he really doesn't want to be that. And that's the struggle. And I think it's also honest. It's honest about what we are as human beings. We are not capable of just being nice all the time. And so we have to understand this duality in our nature. And I hope that this movie is reflective of that duality and doesn't only indulge in the sort of dark ugliness. It acknowledges the ugliness in our nature and yet believes that we can rise to our better natures. And that's the conflict between him and Victor Krum. Cool, tough questions. Good questions. Domande difficili ma ottime. Questa domanda sul lato oscuro sicuramente è molto buona. Per me quello che speravo di rappresentare attraverso questo film non era solo l'oscurità, ma anche il calore, l'umanità. Hugh Jackman come persona è una persona molto calorosa, molto generosa, e questo penso che è quello che lui ha messo nel personaggio di Wolverine. E poi comunque è molto interessante perché penso che ci permetti, questo rappresenta un pochettino forse tutto una cosa che a tutti noi fondamentalmente piace, ovvero la possibilità di dare sfogo alla nostra rabbia. Abbiamo tutti noi una necessità di catarsi, questo è forse perché il motivo per cui esiste il Colosseo e tante arene, ovvero le persone avevano bisogno proprio di dare libero sfogo alle proprie emozioni, forse hanno sempre avuto questo bisogno. Penso che sia stato Aristotele a dire che il miglior modo per controllare le proprie emozioni è proprio avere la possibilità di dare libero sfogo in alcuni momenti alle proprie emozioni, e quindi penso che tutti noi abbiamo bisogno di avere uno sfogo delle nostre emozioni, e penso che in questo film questo è esattamente quello che viene rappresentato. Però bisogna allo stesso tempo essere anche consapevoli del pericolo che esiste se appunto si dà libero sfogo delle emozioni in modo non controllato. Penso che questo sia forse la cosa che mi ha interessato di più del personaggio di Wolverine. Lui sì, dà libero sfogo alla sua rabbia, alla sua violenza, però è consapevole di questo, è consapevole che questo è tutto sommato è quello che lui non vorrebbe essere, quindi c'è questa sorta di lotta dentro di lui, e questo forse è qualcosa che lo rende molto umano, perché siamo tutti così, cioè non siamo sempre capaci di essere buoni e carini con il nostro prossimo, e quindi è molto importante capire questo, e spero che questo sia quello che viene rispecchiato nel film, ovvero la consapevolezza di a volte di sapere che a volte siamo cattivi, ma che se vogliamo possiamo anche migliorare.